Il progetto di quest'anno si inserisce in questo percorso che abbiamo intrapreso un paio d'anni fa insieme a Chico Busnelli, dove ci vede come Studio Migliore Servetto, come Creative Director dell'azienda, dando proprio un indirizzo non principalmente sui prodotti, ma sul modo di raccontare queste storie, sul modo di dialogare con gli utenti. È un po' il percorso culturale dell'azienda che ha preso. Da che cosa è partito questo racconto? È partito dal voler incrociare un racconto su una narrazione sui materiali attraverso una parte fisica e una parte digitale. Io sono molto convinto che lo strumento digitale sia oggi fondamentale per poter avere un'estensione amplificata del racconto e sia uno strumento perfetto, e lo sia ancora di più quando si incrocia con le parti fisiche, perché ci porta in un luogo fisico a fare delle esperienze reali. Il tema era trattare questi materiali naturali meravigliosi che hanno un'artisticità della natura, della metamorfosi della natura, sono stati generati da milioni di anni e il solo fatto di essere dentro dei liquidi li hanno trasformati in dei pattern, delle tessiture meravigliose. E dall'inizio io sono sempre stato molto affascinato, sia io che Mara, dal tema del tempo, del viaggio nel tempo, della metamorfosi, un po' di queste rughe dei materiali che sono visibili. E come ispirazione c'era un film molto bello degli IMS che si chiama The Powers of Ten del 77, fatto per l'IBM, che era un viaggio che era la potenza del 10, dove viaggiava proprio nello spazio, dal piccolissimo al grandissimo dell'universo, quindi dalle cellule fino all'universo. In questo senso abbiamo voluto fare questo viaggio nel materiale. E quindi abbiamo scansionato il materiale dentro, siamo entrati nella sensitività del materiale, nel sentire le vibrazioni acustiche del materiale, abbiamo fatto quest'idea che è un po' quella raccontata qui, e quindi scansionarlo, entrare dentro e passare il cambio di scala, dal piccolo al grande. E ogni passaggio temporale svela un paesaggio straordinario, meraviglioso dal punto di vista artistico anche, perché ogni punto, ogni distanza da cui tu guardi l'oggetto, in questo caso questo materiale meraviglioso che è la pietra o il marmo, entra in scenari poetici meravigliosi. E quindi pensiamo che sia un modo per rendere anche più consapevole l'ospite, il visitatore, chi entra in contatto con questi oggetti, del valore dell'oggettualità del materiale, della storia che sta dentro questi materiali e del fatto che ogni materiale è un pezzo unico, ogni oggetto è sempre un pezzo unico, perché non sarà mai ripetibile. Questo viaggio attraverso i materiali è fatto ovviamente insieme a Neutra, che è un'azienda che Chico Busnelli da sempre ha voluto lavorare proprio sulla qualità del materiale, sull'investigazione del materiale, del dettaglio, della ricerca. E devo dire Neutra ha una ricerca vastissima nell'ambito del selezionare i materiali, accoppiarli, a gestire accoppiamenti con altri materiali che sono per esempio anche bronzo, rame, ottone, piuttosto che altri materiali, acciaio. La cura del dettaglio è un aspetto che in questo caso si vede proprio dal legame tra il progetto di design e la ricerca nel campo dei materiali. Devo dire che questa è una delle caratteristiche di Neutra, che fa di tutte queste qualità come componenti ovviamente del valore degli oggetti, che poi è anche il tema che si collocano anche in un meccanismo legato alla sostenibilità, perché una delle variabili ovviamente importanti sulla sostenibilità è il fatto della durabilità dei materiali, la durata degli oggetti. Questi oggetti sono pensati per durare, sono oggetti pensati per poter essere come una volta restare nella famiglia, no? O diventare parte di una memoria di identità familiare, di identità di una comunità. Quindi questo è anche un tema importante della sostenibilità, non fare oggetti mordi e fuggi, ma degli oggetti che abbiano una qualità importante di memoria e di presenza a lunga durata.